Ben trovate e ben trovati da Ivan Fiorillo. Neppure durante la settimana di agosto lo scettico, il verificatore, a caccia di bufale e bugie nel mainstream va in vacanza. E quello che faremo oggi è fare un tirare le somme del primo periodo che ci ha visti protagonisti in questa nuova rubrica. Era la prima settimana di luglio quando Bufale e Bugie, la rubrica dello scettico, veniva inaugurata. È trascorso quindi ormai un mese e mezzo. Quindi vedremo un po' di dati, cercheremo di capire come è andato questo primo periodo e alla fine della diretta, che durerà pochi minuti, vi darò un aggiornamento, una novità, una news inaspettata che ancora non ho anticipato praticamente a nessuno. Ma cominciamo con ordine, tutto questo lo vedremo alla fine. Come ogni domenica mattina, anche stamattina sul mio blog è uscito un nuovo articolo dello Scettico. Voi sapete che il mio blog, che trovate nelle informazioni del mio canale o che potete anche cercare in rete, basta scrivere Ivan Fiorillo blog, il primo risultato. Bene, sul mio blog ogni domenica mattina viene pubblicato un nuovo articolo con un anticipo di più di 2 settimane rispetto invece alla pubblicazione degli stessi articoli sulla rubrica di Ferrara Italia. Lo potete leggere quindi in anteprima e soprattutto in versione completa, perché la versione invece di Ferrara Italia è una versione ridotta. Bene, in questo primo mese e mezzo sono aumentati gli iscritti al blog. Infatti solamente chi è iscritto al blog e ci si iscrive utilizzando la modalità desktop del blog, sulla destra c'è il tasto iscriviti, basta lasciare la propria email. Solamente in questo modo si viene avvisati ogni domenica quando viene pubblicato un nuovo articolo che smentisce una notizia della settimana precedente. Sono aumentati quindi gli iscritti, sono inoltre aumentati i contatti dei nostri canali su tutte le piattaforme, e per questo anche vi ricordo di condividere i video che facciamo, che pubblichiamo qua su YouTube e che facciamo in diretta proprio live ogni domenica. Sotto il video c'è il tasto condividi, condividete anche questo in modo tale da contribuire a una corretta informazione, informare correttamente tutte le persone a noi vicine attraverso delle notizie verificate. E sono aumentate le segnalazioni, infatti quasi ogni settimana ricevo delle segnalazioni da parte vostra di notizie sulle quali avete dei dubbi. Lo Scettico infatti è un servizio pubblico, che serve per fugare i dubbi proprio dei cittadini riguardo alle notizie che vengono, attenzione, dai canali ufficiali. Vi potete contattare dove volete, ci sono 1000 modi per entrare in contatto con mail, non solo attraverso la mia email, fatelo, continuate a segnalarmi delle notizie. Per quanto riguarda invece la rubrica di Ferrara Italia, che si chiama Bufale e Bugie, nel frattempo rispondo a chi mi chiede dove sono ancora qua a Ferrara, ma attenzione perché dalla prossima settimana la location sarà diversa rispetto a quella solita. Bene, la rubrica invece Bufale e Bugie di Ferrara Italia, cosa dobbiamo dire? Diciamo che innanzitutto tutti gli articoli sono in assoluto tra i più letti del giornale Ferrara Italia, di questo vi ringrazio, sia per quanto riguarda le visualizzazioni, è un numero pubblico che quindi si può leggere sul sito del giornale, sia per quanto riguarda anche le visualizzazioni, non solo le visualizzazioni, scusate, ma anche le condivisioni su tutte le piattaforme. Solamente quelle di Facebook sono visibili sul sito di Ferrara Italia, ma gli articoli vengono pubblicati anche sulle altre piattaforme social. E su ognuna di queste piattaforme sono contento perché vengono intavolate diverse discussioni e diversi interventi molto interessanti. Di questo vi ringrazio, perché ogni volta che si intavola una discussione pubblicamente ne trae giovamento non solo chi sta partecipando attivamente alla discussione, ma chi non sta partecipando al dialogo e legge solamente. Grazie di questo, grazie anche perché in questo mese e mezzo ho avuto diverse testimonianze, messaggi di affetto in forma privata, non solo, perché è anche accaduto che diversi professionisti di vari settori hanno iniziato a seguire la rubrica e in alcuni casi erano addirittura dei professionisti che io seguivo già da prima, a mia volta io ero un loro seguace. Tutto questo naturalmente è molto bello ed è molto gratificante. Ma vi devo anche dare un'altra notizia e questo è proprio l'aggiornamento che non avevo ancora dato e che riguarda proprio le ultime settimane. Vi ricordate infatti il mio libro dove tratto gli argomenti che sono alla base della nostra rubrica? L'acqua è blu ma non a scuola.
un libro uscito 2 anni fa e, come vedremo, un libro che continua a regalarci delle soddisfazioni. Intanto vi ricordo che è leggibile pubblicamente, basta cercarlo in rete e lo potete acquistare. Cos'è accaduto qualche settimana fa? È accaduto che l'editor di una casa editrice, di cui al momento naturalmente non vi posso fare il nome, a causa della visibilità che sta raggiungendo questa rubrica, è incappato nel sito ufficiale del libro, sulla casa editrice dove attraverso il sistema del self-publishing l'ho pubblicato appunto 2 anni fa. Ha letto l'anteprima infatti è leggibile gratuitamente, non solo sul sito ufficiale, ma anche su tutti gli altri siti che consentono l'acquisto di libri su internet. Ha letto quindi l'anteprima ed è rimasto affascinato da questo testo. Per questo mi ha contattato e mi ha chiesto di inviare alla casa editrice il testo completo, perché vorrebbero infatti pubblicarlo quindi non attraverso il sistema del self-publishing, come lo trovate in questo momento, ma proprio alla maniera classica, quindi con una vera casa editrice, in modo tale che poi il libro sia possibile acquistarlo direttamente nelle librerie. Al momento infatti ci si può recare in qualsiasi libreria e ordinare il libro e poi quindi recarsi nuovamente per recapitarlo. Con una casa editrice vera e propria invece il libro si trova già stampato in libreria. Bene, consideriamo però il fatto che si tratta di una tesi di laurea, non sempre, anzi è molto raro il fatto che tesi di laurea, soprattutto triennali, vengono pubblicate. Noi infatti l'abbiamo fatto attraverso questo sistema, il self-publishing, ed è diverso questo rispetto alla pubblicazione di un libro nato proprio per essere un libro. Naturalmente invece questo testo è nato per essere una tesi di laurea. Quindi probabilmente bisognerà fare delle modifiche, bisognerà trovare dei modi diversi per pubblicarlo, per comunicare i concetti, i contenuti che sono contenuti che si trovano al suo interno. Sono gli argomenti di cui da sempre mi occupo: comunicazione, informazione, divulgazione ed educazione. Bene, se tutto questo sarà possibile, se sarà fattibile trasformare una tesi di laurea in un vero e proprio libro acquistabile in libreria, chissà, ne saremo contenti. Tra qualche settimana forse potremo darvi dei nuovi aggiornamenti riguardo a questo. Fatto sta comunque che apprezziamo il fatto che sia stato proprio un editor a contattare l'autore di un libro già disponibile pubblicamente appunto sia nelle librerie attraverso un ordine, sia sulla rete attraverso il sito ufficiale e tutti gli altri siti di librerie. Questo è molto gratificante, come abbiamo detto appunto un libro che continua a regalarci delle soddisfazioni. In questa settimana Ferrari Italia si è quasi fermata a causa appunto del periodo dell'anno in cui ci troviamo, ma già da domani tornerà a pieno regime. Per questo mercoledì non è uscito il numero dello Scettico su Ferrari Italia, normalmente invece è uscito stamattina sul mio blog, andate a vedere. Mercoledì prossimo però, quindi tra qualche giorno, uscirà il nuovo articolo di Ferrari Italia, quindi un nuovo articolo su bufale e bugie che smentisce una notizia di qualche settimana fa. Poi il nostro appuntamento, come sempre, è domenica prossima, come vi ho detto, da una location diversa. E io vi ricordo che quello che loro oggi chiamano complottismo, un tempo si chiamava giornalismo. Il giornalismo bisogna saperlo fare e bisogna anche volerlo fare in maniera corretta, in maniera verificata. Condividete, inviatemi le vostre segnalazioni e noi ci troviamo quindi domenica prossima. A presto, da Ivan Fiorillo.